Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Chiacchiere dal Giappone. Io sono Marco. Io sono Sara. I cappelli. Guarda. Zazza. Com'è che era? C'è una canzone di Natale? No, We Wish, c'è solo quella. We wish you a Merry Christmas. Bene ragazzi, guardate, siamo in versione natalizia perché questo, ragazzi, è un video dedicato alle festività, però giapponesi. Beh, giapponesi. Quindi il cappellino di Santa, vabbè, comunque ci sta, niente. non c'entra nulla, però ci piaceva così, basta, Ok. quindi accettate. Siamo in mood natalizio. Siamo in mood natalizio, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Come dicono i giapponesi? Merry Christmas. Ah sì, così, proprio Merry semplice. Christmas. Sara, allora, hai vinto tu. Questo è stato Sì. l'argomento che hai proposto questa settimana, quindi è perfetto perché combacia benissimo con le feste natalizie, perché questo video andrà in onda proprio durante il Natale. Ok. Ragazzi, buon Natale, mi raccomando, mangiate poco, mangiate anche per me perché sono a dieta. Dai, non è Natale. No, si mangia sempre, dai. Esatto, A Natale tutto poi l'anno. specialmente. Va bene, iniziamo. Vai, Sara, allora, le feste in Giappone. Sono delle feste non nazionali, delle feste invece non nazionali, quindi non ufficiali. Esatto, brava. Quelle nazionali sono le uniche, diciamo, vacanze che poi i giapponesi, perché sono gli unici giorni di festa dove non si lavora, Certo, perché le feste invece non nazionali appunto sono giorni lavorativi, sì. come il Natale. I giorni festivi nazionali però sono stati quelli decisi dal governo, Sì, cioè sì. non fanno parte del calendario lunare. Esatto. Cioè il Ok. governo sceglie appunto quando far lavorare e quando non far lavorare. Ma infatti ci sono alcune date che sono anche flessibili, cioè nel senso, cioè quello quando diventano maggiorenni a 20 anni, il primo lunedì di gennaio, Sì, giusto? E quindi quello ogni anno cambia. esatto. Ogni anno cambia, quindi sono feste un po' flessibili che a volte cadono, a volte di sabato e domenica. E allora vengo poi spostata lunedì. Esatto, quindi c'è questo sistema un po', Sì. un po' così, Flexible. molto flexible, che però mi fa capire il motivo perché molti giapponesi non hanno la vacanza lunga, perché Sì. ci sono tante feste durante Che poi l'anno. non sono feste, cioè sono giorni. Magari alcuni poi diventano come la Golden Week, Sì, che un ponte. sono delle festività poi raggruppate sì, praticamente. è l'unico ponte forse che fanno in Giappone. È l'unico momento. Perché non esiste qua il concetto di ponte. Se anche martedì è Esatto, vacanza, esatto. per esempio anche per gli studenti, non è che lunedì allora c'è il ponte. Lunedì si va a scuola e martedì poi. Esatto. È vero, questa cosa del ponte Non esiste, Non no, esiste. certo. Immagino, vorrei vedere un giapponese che va in Italia e si vede che vede sono un sacco di vacanze. se è il paradiso terrestre. ma infatti io chiedo anche per i bambini così, che in Italia comunque la vacanza Sì. è di 3 mesi. Cioè, Sì, cioè è vero, da giugno fino a è vero, settembre, è vero, no? sì, Cioè vacanze qui è fuori da ogni estive. logica, no? Non È esiste. impossibile, no? Però hanno le vacanze di primavera, hanno un mese. Quindi alla fine i giorni di scuola in realtà sono uguali, ho saputo. Sono 200. Sì. La differenza è che non sono, cioè sono tutte, raggruppate, sì. sono tutte sparse durante l'anno. Esatto. Quindi è un concetto di vita diverso, Sì. forse simile all'americano, forse magari. In Italia è sicuramente diverso. Io Esatto. mi ricordo sempre che quando finivo la scuola e tornavo a settembre, cioè quasi non riconoscevo la gente, no? Eravamo cambiatissimi. Erano alcuni biondi, altri Vero. cresciuti, no? È vero, perché poi in Giappone anche quando c'è festa, quando sono le vacanze lunghe, si continua comunque con le attività scolastiche, quelle di cui avevamo parlato, i club, no? Sì, esatto, Quindi esatto. se tu sei una squadra, non lo so, di calcio, durante le vacanze comunque continui ad allenarti con la squadra. Ah, certo. E quindi non è poi in realtà vera vacanza, perché Vero, non vero, vai vero. a scuola, non studi, però vai comunque a scuola per fare sport. Durante queste vacanze c'è anche lo sport no hi, Sì. il giorno dello sport, Mhm. così. Cioè, gli studenti comunque sono sempre comunque un po' Sì. attivi, Sì, cioè sì, sì. non si fermano. Vero. E questo comporta ovviamente anche per le famiglie avere anche meno vacanza. Sì, quindi pochi giapponesi, no, vanno all'estero. È raro. Sì, è perché raro. non hanno 2 settimane di vacanza, non hanno una settimana di vacanza, hanno qualche giorno. Esatto. Infatti io mi vedevo anche quando i giapponesi andavano in Europa, no? E ho chiesto qual è stato il tuo itinerario? Sono stati Svizzera, Francia, Italia in 5 giorni. Ma com'è possibile? Cioè, io faccio fatica ad andare Vero. non so, da Sassuolo a Bologna in una settimana. Vero. Loro in 5 giorni. Fanno tutto. I giapponesi Quando? si casano per le feste. Certo.
C'è Natale, Anch'io. Halloween, ultimamente secondo me anche tipo non la Pasqua, però l'Easter, no? Ah Lui sì? festeggia così, no, lui festeggia così tutto, È vero, è vero? vero. Quindi loro, ogni festa è un modo per Esaltarsi. esaltarsi. No, e poi anche incontrare gli amici Sì. e dare un regalo, magari andare in una poi festa. decorano tutte le case, no? Le case appunto per Natale, per Halloween. Poi magari non lo festeggiano, cioè non è che Halloween viene festeggiato, però c'è tutta la casa decorata di Halloween. Esatto, questo l'ho notato anch'io, nel senso, cioè non vanno a vedere il giorno specifico. Esatto. Cioè è un party, è un mazzuri, è l'atmosfera che dura settimane. Sì, perché poi loro l'Halloween, cioè inizia a decorare per Halloween a fine agosto. Sì. E non è uno scherzo, a fine agosto. No, è vero, è vero. A fine agosto Quindi iniziano a decorare tutto di Halloween, quindi tutta la città è Halloween, fino al 31 di ottobre. Il giorno dopo è Natale. È Natale. No, ma è fantastico. Dall'1 novembre fantastico. è Natale. Sì. Fino febbraio circa. Fino a San Valentino. Sì, No. Sì, fino a San Valentino, perché quando a fine gennaio, no, finisce tutta l'atmosfera natalizia, inizia con San Valentino. Certo. E tutto è pronto per San Valentino. Ragazzi, finisce San Valentino, qua c'è Pasqua, cioè ogni mese, ogni 2 mesi c'è un'atmosfera, è un modo anche per addobbare esatto. i negozi e così. Sì. Però questo è tutto un modo poi per fare business in realtà. È business, molto per vendere business. cose, per mandare la gente al ristorante, per incentivare. Certo, appunto, però a spendere. voglio scagliare una freccia a favore dei giapponesi, nel senso. Beh, una cosa, questa è giusto. Ma secondo me sono stati la gente, bravi. Esatto, incentivare la gente a. Perché comunque, fondamentalmente, anche per noi che crediamo al Natale, per noi è tradizione così. Poi alla fine è business anche per da noi, Sì. Cioè anche in Italia non pensare che non sia business. No, certo. È visto in un modo diverso il giorno di Natale, è un giorno da stare in famiglia. Esatto. È proprio festeggiato in Italia. Però sempre business Certo. alla fine. Quindi i giapponesi sono stati secondo me geniali, aver portato una tradizione non loro. Sì. Averla data, no, a persone che comunque non sapevano che esistesse questa cosa. Esatto. E adesso c'è gente che ha portato questa cultura qua, sì. no? Guarda che è proprio la cultura, perché non è che sentono proprio il Natale loro, secondo me. Non lo sentono, cioè perché non sanno cosa festeggiare, diciamo, cioè non lo sanno perché non sono cristiani, non è una tradizione loro. Esatto. Quindi non sanno cos'è veramente il Natale, cos'è veramente Halloween. Però appunto si godono tutta l'atmosfera. Esatto. Ci va bene così. C'è Natale, poi in realtà è il Capodanno, la festa. Partiamo la vera festa in Giappone. Sì, lo Shogatsu. Sì, perché il Natale non si festeggia, quindi il 25 è un giorno lavorativo. E la festa invece è dal 31 di dicembre fino al 7. Esatto. Al 7, il 31 si lavora. E la sera invece poi si inizia, no, ci si raggruppa con la famiglia, di solito si guarda Kohaku Gassen, che è lo conosci? Sì, tutti gli anni lo guardiamo. È il programma più seguito dell'anno in Giappone, quindi tutti i giapponesi tutti i cantanti. Esatto, ci sono tutti questi cantanti non nazionali ed appunto tutti i giapponesi sono attaccati alla televisione a guardare questo programma. Non si va fuori, cioè in Italia il 31 di solito non si va fuori a festeggiare, in Giappone invece si sta a casa con la famiglia e si mangia il soba. È vero. Perché porta fortuna. Sono quelle lenticchie in Italia, no? Che portano soldi. Esatto. Voglio aprire una piccola parentesi del programma televisivo che hai detto, perché io lo guardo tutti gli anni, quindi io no. ho tanti ricordi. Sì, perché poi lo metto sempre su Instagram, perché mi fanno ridere a volte, no? Perché sai cosa succede? La cosa che mi fa più non ridere, ma quella che mi fa simpatica è che c'è il programma che parte tipo alle 7 di sera. E finisce alle 11:50, cioè 10 minuti prima del countdown. Cioè loro in quel programma non fanno il countdown. È vero, perché poi c'è un altro programma. Esatto, invitano quindi io guardi tutto questo programma e poi 10 minuti prima è vero. No! Ti dicono di spostarti in un altro programma. Sì.
sì, e tu appunto cambiano canale e guardano poi il countdown. Esatto, infatti Vero. e io i primi anni non sapevo dove mettere, perché non ti dicono poi il canale dove andare, perché ok. ci sono vari canali, non c'è solo uno. Ok. E tu puoi Lo scegliere. fanno apposta, cioè loro non fanno il countdown per fartelo fare. No, per farlo loro lo fanno per i cavoli loro, sembra, non lo so. Non lo so. Perché no? Allora, puoi scegliere se vedere il countdown, quello al tempio, che è senza, ok. non c'è voci, non c'è niente. È vero, c'è solo tipo la campana. C'è solo la no? campana, È vero. che quello l'ho è un visto. po' triste, a dire la verità. Cioè, poi senti a mezzanotte se la campana è il nuovo anno, è vero? Sì. Oppure c'è quello tutto cantato con i cantanti, Sì, no? poi passa quello ancora altri cantanti, Esatto. che è un po' più, diciamo, più Giovane, movimentato, sì, più sì, rock sì, and roll, sì. più sì, idol vero. e cose varie. E quindi, vabbè, piccola parentesi chiusa. Piccola parentesi chiusa. Scusa. No, vabbè. E quindi appunto il 31, poi l'1 di nuovo ci si ritrova con tutta la famiglia, tutti si i va? parenti e si va al tempio. Come si dice in giapponese? Hatsumode. Hatsumode. Stavo dimenticando. Hatsumode. Poi si torna a casa e si mangia l'osechi, che mettiamo da qualche parte magari. Sì, lo seci che praticamente è un lunchbox, è un obento. Un lunchbox. No, vabbè. Un lunchbox molto costoso. Un lunchbox di 4 milioni di euro. Esatto. Quasi. Ma come si dice? Scatola di pranzo? Non lo so. Sì, è un contenitore. bento box. Che però costa tanto. Sì. Perché comunque c'è tutto il preparato, livello sì. di cucina abbastanza alto. Esatto, sì, sono preparati qualche giorno prima, poi vengono venduti di solito nei department store e si mangia appunto l'osechi, no? C'è un po' di tutto, e poi l'osechi ecco, si mangia di solito tipo diviso in 2 o 3 giorni, cioè non si mangia tutto il primo giorno, si tiene per il secondo e il terzo giorno anche normalmente costa penso dai 5.000 ai 10.000 yen, una cosa del genere. Sì, a lunch, a box. Sì. Quindi cioè no, sto pensando in euro, sì, qualche centinaia di euro. Sono centinaia di euro. Sì. Però vabbè, poi puoi pensare che però è per tutta la famiglia alla fine. Quello sì, quello anche. Cioè non è per 4 persone, è anche per magari 6 persone. Esatto. Vabbè, sono punti di vista. Comunque si mangia l'osechi. Sì, questo è tradizione. È proprio tradizione. È proprio tradizione. Poi non tutte le famiglie, alcune famiglie decidono di prepararla a casa. Però normalmente si mangia a casa, cioè non si va al ristorante. No, sono chiusi. Sì, e poi è tutto chiuso qua, esatto. in effetti. Quindi perché è l'unica vacanza che hanno, appunto. Esatto, no, ma ragazzi, veramente è tutto chiuso. Sì. Cioè, i primi dell'anno. Perché non penso ci sia un giapponese che si mette ad andare fuori a pranzo. Sì, infatti. Mai sentito? E quelli che vengono qua a viaggiare, i turisti. All'hotel. Infatti l'ultimo dell'anno a volte mi dicono: Marco, ma guarda che non sanno cosa fare. Infatti di solito c'è veramente poco, hotel, no, da fare. Alcuni hotel organizzano spesso esatto. nell'hotel, no? Il pranzo oppure il countdown. L'unico posto invece dove c'è tantissima gente è il tempio. Sì. È tantissima gente lì, è il tempio lì. Tranne in questi ultimi 2 anni, perché per il Covid i tempi hanno deciso di non fare le Hatsumode. È vero. Per il Covid hanno detto di non ritrovarsi. Il mondo è cambiato. Poi sempre a gennaio c'è la festa per chi diventa maggiorenne, ecco, che si diventa maggiorenni qua a 20 anni, no? Esatto. Ecco qua. E quindi cosa fanno i giapponesi a 20 anni? C'è una cerimonia, appunto, ogni città raggruppa, esatto, i ragazzi che diventano maggiorenni e c'è tutta questa cerimonia per festeggiarli. Ci si veste in kimono e niente, poi io non l'ho fatto perché certo. non ero qui, però so che appunto vengono alcune persone magari importanti a parlare, poi si va a cena tutti insieme fuori, sia maschi che femmine, esatto, è indifferente, tutti insieme. Vabbè, un giorno per ritrovarsi, no? Magari ti trovi con gli amici, no? Di una volta, come 20 anni. Gli amici dell'asilo, non lo so. Così. No, è un giorno in cui appunto festeggiare tutti insieme. Sì, non è che fai la festa in discoteca. Sì, noi queste cose per esempio non ce l'abbiamo in Italia. Non c'è la festa del No, perché ognuno fa la sua festa. C'è la festa del maggiorenne, però ognuno fa, cioè tipo come compleanni di anni, ecco. Sì, esatto, fai magari la serata, no, fuori. Qua è diverso, è una cosa più... È
tradizione. È una cosa anche nazionale proprio. Certo. E i kimono sono normalmente utilizzati quelli della nonna o quelli della mamma. Esatto. Oppure o ci del sono papà. anche quelli, ultimamente c'è renta, visto che i kimono costano tanti. Sì. Esatto. Ok. Poi a febbraio invece quest'anno, perché abbiamo un nuovo imperatore. Sì. Perché c'è qui una nuova, c'è una nuova festa che è il 23 febbraio. Esatto. Ogni volta che cambia l'imperatore cambia anche la festa, appunto. E questa è festa nazionale proprio. A maggio abbiamo la Golden Week, che è una delle più importanti. Sì, no? cioè perché importante. La settimana dorata. Esatto, è settimana dorata perché è l'unica settimana in cui vanno in vacanza i giapponesi. Sì, no, infatti è vero, c'è quella, poi penso che ci sia anche l'Obon, però questo È vero, però di solito si va al tempio, quindi non si va fuori, cioè non si va in vacanza. Esatto. Perché bisogna andare al tempio, quindi ci si ritrova tipo a casa dei nonni, no? Sì, poi perché poi l'Obon è poi anche per i morti anche. Esatto, quindi non è che vai e fai vacanza, però... Quindi a maggio abbiamo questa Golden Week. Week che è formata dal Kodomo no Hi, il giorno dei bambini, poi Midori no Hi, che è quello del verde. Ok. Sì, no, è verde, vuol dire che è per la natura. Ok. E poi c'era un altro Independence. Sì, ci sono diversi. Perché comunque formano la Golden Week che va dal 29 aprile fino al 5 maggio. Quindi viaggiare costa tantissimo. Vi consiglio altamente di non venire in Giappone in quel momento, perché tutti i giapponesi sono a casa in quel momento. No, non sono a casa. Cioè sono a casa, stanno viaggiando in Giappone specialmente. Esatto, sì. E quindi troverete i treni pienissimi. Pienissimi, hotel che costano il triplo. Però è l'unico momento in cui appunto i giapponesi hanno la vacanza. E quindi approfittano appunto per andare via con la famiglia. Esatto. Poi abbiamo a luglio c'è Lumino-Hi. Sì. Lumino-Hi che è il terzo lunedì di luglio. Ok, l'11 tipo, no? Sì, quindi il terzo lunedì di luglio. L'estate è piena di queste festività. Di festività che hanno creato negli ultimi anni, esatto. Sì, è un po' strano, infatti se tu ci pensi, no, perché servivano dei giorni. Cioè in Giappone hanno aggiunto delle festività perché si sono accorti probabilmente di non avere abbastanza non hanno vacanze. Esatto, di avere vacanze, quindi mettiamo peso, però è così. La festa della montagna. Servivano, sì, è la festa della montagna ad agosto, mi sembra, giusto? Sì. E poi c'è invece quella del mare. Esatto. Perché servivano appunto dei giorni di festa. Esatto, sì, infatti poi c'era quello della cultura, il giorno della cultura. Probabilmente perché da maggio fino a luglio non c'è vacanza, cioè non ci sono giorni festivi. Esatto. E quindi ne hanno aggiunto uno in mezzo. Sì. Infatti, perché poi, sai, per un giapponese staccare dal lavoro anche per un giorno, per loro adesso è fondamentale, cioè proprio lo sento proprio che bello, sta arrivando la festa nazionale. È vero. Magari aumenteranno nei prossimi anni. È vero, magari ogni mese c'è ogni mese. Forse per quello, perché ogni mese serviva un giorno nazionale. Questo non lo so. Può darsi. Io voglio il giorno dedicato alla lasagna. No, non sarebbe male, potrei proporlo ai giapponesi, al governo. Lasagna no Hi. Sicuramente te l'accetteranno. Ragazzi, se hanno bisogno di vacanze, noi siamo professionisti. Esatto. In Italia sicuro. Basta chiedere un italiano. Esatto. Mettiamo un italiano al governo e vedrete. Un italiano che va al colloquio di lavoro chiede lo stipendio e quante vacanze. Quando è che c'ho la prima vacanza? Anche perché in Giappone quando inizi a lavorare non puoi chiedere subito giorni di vacanza. No, ma infatti no. Qui gestire le vacanze chi lavora qua è abbastanza complicato perché ogni anno hai un limite, no? Di festività. E se usi quelle lì, dopo devi usare, cioè tu non percepisci lo stipendio quei giorni lì. Hai capito? Ah sì, no, sì che lo prendi lo No, stipendio. però quando raggiungi il limite hai bisogno di un giorno di vacanza. Ah beh certo, quello ti pagano. Ma sono 20 giorni all'anno, 25 giorni all'anno di ferie. Ma va, mica hanno 20 giorni? No, ma all'inizio sono anche meno. Quando tu diventi salaryman, salarywoman. Io ho 120 giorni di vacanza. Dove? È l'anno prossimo che lavoro. 120? Sì. Ma com'è possibile?
Ah, No, i giorni di vacanza. Ah, hai calcolato tutto. Sì. No, io sto parlando di quelli Poi- extra. Poi non so, sì, pagati o non pagati, non lo so. Cioè, io lo So- so, stipendi e basta. No, sto parlando di quelli extra. Perché aumentano ogni anno. Vero, quello sì, Ok. bravo, sì. Lo so perché ho lavorato 11 anni Sì. come Bravo, salaryman. è difficile spiegare quel concetto, cioè non so se esista anche in Italia, però sì, vero, è vero. No, in Italia Certo, se non sei a voglio casa in malattia vieni pagato. Ok. In Giappone no, hai capito? Quindi è diverso, è un po' Quindi diverso. non ammalarti, ecco perché i giapponesi Non si vanno- ammalano mai, è vero, sì. vanno a lavoro anche con la febbre 38. Sì, no. Verissimo. Adesso infatti col corona Esatto, non possono. è un po' un problema. Un po' diverso. Un po' diverso, però comunque è vero, vanno a lavorare. Io ho visto anche a casa, cioè proprio nell'ufficio mio, che arrivano in condizioni a volte, ma cosa vieni a fare, no? Ma stai a È vero, casa, è vero, poi me è la vero. attacchi a me, no? Mi fa, dai giù, c'è la mascherina, dai giù, c'hai, no, Yasundara, no? È vero. No, mi è fatto venire in mente una cosa che cioè stavamo pensando alle feste, abbiamo elencato appunto le feste e dicevamo però sono feste che sembrano quasi giorni a caso, cioè festa del bambino, Esatto. festa della natura, festa del mare, che ne so. Esatto. Non ci sono feste religiose. Cioè, questo ci ha fatto Sì, pensare è questo, vero. perché in Italia comunque la maggior parte delle feste sono comunque Sì, dei santi. sì, oppure vengono della appunto religione Natale, cattolica. Esatto, Pasqua. E qua non hanno però feste Esatto, quindi sono religiose. tutte feste create dal governo Sì. nell'anno Non lo 1940, so. no, Ok, verso quegli ok. anni lì, dopo la guerra. No, questo è Fanno interessante feste, perché è vero, molto interessante. ti fa capire proprio la differenza tra i popoli, no? Sì, Questa cosa, sì. cioè Quello che c'è poi alla base della cultura anche. Comunque ragazzi, queste erano le feste, spero Queste erano le che feste. vi abbiamo dato delle informazioni nuove. Esatto. Sapete quando non venire in Giappone. Sapete adesso quando non venire in Giappone? Quindi non la Golden Week, non sicuramente il primo dell'anno, l'Obon anche io lo eviterei. Esatto. No, Solo no. la Golden Week che è un po' in particolare. Sì. L'Obon Sì. è complicato, cioè allora. Ma abbiamo spiegato cos'è l'Obon? No. Perché l'Obon non l'abbiamo detto? No, non ancora. Ad agosto è. L'Obon è ad agosto. Sì. Ad agosto è quando ci si ritrova tutti in famiglia, si va al tempio e si ricordano un po' i membri della famiglia che non ci sono più. Si va quindi al cimitero. Esatto. Perché diciamo che è una festa è come tutti i santi, quando appunto le persone scomparse, le persone appunto i cari che non ci sono più ritornano appunto nelle famiglie. Esatto. E quindi anche questa è una festa e Sì. non Che comunque è abbastanza lunga, cioè Sì, una molte settimana. famiglie Perché è prendono. quando tutte le famiglie si ritrovano. E poi la scuola è chiusa. Esatto. Le esatto. elementari. Niente, era per dire di non venire però durante l'Obon perché appunto di solito poi è tutto chiuso perché ci si Sì. trova in famiglia e quindi nessuno lavora. Esatto. Certo. Quindi non a maggio e non ad agosto. All'Obon, quindi. Perché fa caldo, quindi Sì, che io eviterei. per gli italiani è più probabile che vengano a Bonn che a maggio normalmente, Sì, perché c'è sì, il è vero. Ferragosto. È vero, però fa caldissimo. Però fa caldissimo. Chi viene a Golden Week normalmente chi è che fa il ponte della Pasqua? Sì. Oppure la Pasqua, oppure il 1° maggio, insomma. Sì. Vabbè, queste erano le feste. Ragazzi, queste erano le feste, spero che vi abbiamo dato Vi delle auguriamo informazioni. delle buone feste. Esatto, vi auguriamo buon Natale innanzitutto, che lo passate con la famiglia, con gli amici, con le persone che volete bene. Ecco. Esatto. Grazie mille, questo ragazzi è stato l'ultimo episodio, l'ultimo episodio della nostra serie, Chiacchiere del Giappone. Tante chiacchiere con belle. Sara, quindi abbiamo avuto il piacere Sì. e l'onore di aver avuto come ospite Sara, è stata veramente una bellissima sorpresa, sei stata simpaticissima, grazie mille È stato bello, è stato bello. Poi parlando anche di argomenti di cui di solito non parliamo, cioè anche noi ci conosciamo però non è che parliamo, no, di feste così, è stato bello perché abbiamo riscoperto tante cose. Sì, abbiamo scoperto tante cose Sì, anche sì. noi. È vero, poi ne avevamo parlato anche prima mentre mangiavamo il pranzo,
Per me è stata la prima volta di avere una collaborazione così, un formato diverso, ecco, normalmente io viaggio così, quindi ho imparato piano piano, è stato bello vedere dall'inizio come abbiamo iniziato. Questo è vero, diciamo, il primo video era un po' non era Ma cosa facciamo? Esatto. Poi pian piano le cose sono venute fuori e ci siamo aperti anche noi, no? Di più. È stato bello, Ti è piaciuto, Sara? È stato bellissimo, bellissimo. Vuoi ringraziare? Non sì, so, scusa, il microfono. Se vuoi ringraziare. Sì, ringraziare, a parte che anch'io leggo sempre i commenti, infatti ogni volta gli scrivo guarda questo commento, è stato bello, è stata una bella esperienza, poi anche per me, io non ho un canale YouTube, di solito non sono una che si mette davanti alla videocamera a parlare, e quindi è stato bello, è stata una bella esperienza. Bene. Mi sono aperta anch'io. Speriamo che magari in futuro, magari sì. chissà, chi lo sa, a fare altri video, a magari Tokyo, altri formati diversi, ecco. Vero. Lui è d'accordo. Grazie mille. Comunque Sara, aspetta, ti ho preso qualcosa per ringraziarti. Ti ho preso qualcosa. Anche il cappellino, questa è stata un'idea di Marchino. Devo aprirlo davanti, no? Io mi vergogno di aprire davanti a tutti. Ragazzi, questo è da tutti voi, ecco, non solo da me. Questo è per te, è un... Sai carino, ecco, vedete, questa è tipica, tutti i giapponesi a Natale, no? Tutte queste cose carine. Sì. No? Ho cercato di farlo in modo che tu lo aprissi molto velocemente. Cos'è? Ho preso la maglietta del cane. La maglietta! Spero che la taglia sia giusta. Aspetta, facciamola vedere. Vai. Secondo me porta da fastidio che il trurru che Quindi ragazzi, anche Sara è diventata parte della famiglia di Bella! Marchino in Giappone, un po' piccolina. No. Ci sta? No, ci sta. Che sembra grande ora la giacca. Infatti no, io ti ho preso proprio la taglia più piccola perché so che... Ta-da! Com'è? Ti piace, Sara? Sta bene, vedi, con il cappellino. È perfetto, visto? Sì. È vero, sei santa formato. Santa format giapponese. E quindi niente, grazie mille Sara, veramente, grazie mille. È stato veramente un grande piacere. Ci vedremo. Auguriamo anche un in bocca al lupo a Sara per la sua nuova avventura a Tokyo. Yes. E in bocca al lupo. E ci vediamo sul suo Instagram e sul mio Instagram. Ecco, giusto, seguite Sara, mi raccomando, è quasi arrivata a 10.000. Dai, facciamola arrivare a 10.000 ragazzi, manca veramente poco. Seguite Sara. Facebook, vabbè, tutti conoscono il tuo Facebook, tutto. Sì, seguite ragazzi, mi raccomando. Nuove avventure, sperando il Giappone apra presto. E buon anno a tutti, buone feste. Buon Natale, buone feste. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.